insegniamo a dire che l'architettura, quando è equilibrata, quando è un'architettura che si organizza in un certo modo come la geometria sacra, con proporzioni, mi hai fatto dei ragionamenti di questo genere, è un'architettura che risponde, no? E la domanda è, mi ha incuriosito questa intelligenza artificiale e sta un po' uscendo di tutto su questo aspetto. E c'è un personaggio che appunto prende di vari oggetti di natura e li fa diventare costruzioni. Questo personaggio è questo Fatih X, è un architetto, è un fondatore di questa Production Architecture Studio che quindi lavora con diversi software per arrivare poi a questo tipo di conclusione. Allora, questa suggestione la faccio vedere per dire che la natura ha sempre un equilibrio, cioè la forma di natura è la estrapolazione di diversi livelli di equilibrio che sono gravitazionali, strutturali, cioè non c'è niente a caso nelle forme come di naturali. Quindi copiare le forme naturali in qualche modo ci stiamo già avvicinando a archetipi divini. Vero è che però mi lascia un po' così perché fare, diciamo, questo verde, per esempio, a caduta in mezzo alle finestre fa un po' sorridere. Molte vetrate poi bisogna pulirle e farle, è un po' da capire, però la composizione devo dire che vengono fuori, sono molto interessanti. Questo è un vasetto fatto sul pistacchio e la sua forma e viene fuori una roba così, vera un po' acuminata, però è elegante, bella, cioè ci fa ritornare un po' a un'originalità anche e una connessione alle forme naturali. Questa è una cipolla, però guardate che interessante, cioè vedo veramente equilibri di forme. La I, ecco, io non amo la I tanto, la intelligenza artificiale la trovo un po' posticcia, parlo per l'immagine che stanno facendo adesso su YouTube, tutti la usano, a me è una cosa che dà fastidio, cioè mi piace l'umano ancora, mi piace vedere la situazione umana, però devo dire qua in architettura quando vedo queste cose dico, mamma mia, quante idee possono venire fuori, perché è veramente interessante come il sistema, unendo diverse cose, per architetti che hanno bisogno di idee, no, di portare fuori delle idee, cioè è un futuro. Se avessimo anche strumentazioni che ci permettono di fare tutte queste forme, ovviamente che siano pulibili, che siano arrivabili, perché poi c'è tutto un tema strutturale anche, che siano solide. Questo per esempio ha preso anche del Tuccano, ha preso il becco e dal becco è venuto fuori questo aspetto. A livello compositivo lo trovo molto interessante, veramente è una cosa bella. Ripeto però, la natura è regina, questo qua è un pappagallo, e qua vedi tutta in muratura che prende, che fa questo tetto particolare, una villa così, cioè ci fa un po' spaziare. Qua lavora con i sistemi invece che sono già archetipici, abbiamo già visto questo delle alveare e quindi lavorando con questi sistemi porti equilibrio in natura. Una cipolla, ecco, che diventa un elemento del genere, molto elegante, bello, cioè interessante questo gioco anche di luci. Questo è l'avocado e anche qua guardate che è tutto con lamellare, il legno. Qua andiamo col melograno e abbiamo tutti questi effetti un po' a stanze così con questi bulbi. Insomma, veramente interessante il concetto di usare questo per stimolare delle composizioni, devo dire, ci porterà in un futuro più organico. Parliamo di architettura organica, più organica di così non saprei proprio cosa dire. Frank Lloyd Wright ha cominciato ad aprire la situazione, ma qua stiamo andando in un mondo futuro che veramente potrebbe essere interessante come la natura ci aiuta a capire gli archetipi.